Benvenuti in questo nuovo video. Mi sono messo la maglia bianca perché bianco è sinonimo di green, non ce l'ho verde, ce l'ho bianca, pulito, candido, gentile. È quello che Harley vuole fare con la Livewire. Secondo me questa moto è un flop, ma non per la moto che è, per come è stata pensata. In poco tempo hanno voluto tirar fuori questa moto avanti rispetto a quello che è la linea classica del mondo Harley, e oggi, a meno di un anno dall'uscita di questa moto, la troviamo con la produzione sospesa perché ha problemi in fase di ricarica, non presso le colonnine carica rapida, ma presso le abitazioni singole. Essendo una moto pensata per l'utente medio che ha una casa dove poter ricaricare questa moto, è un problema importante. Questo dimostra come Harley Davidson stia cercando di svecchiarsi dalle sue idee, ma sono quelle idee su cui deve lavorare, non su queste idee fatte così dall'oggi al domani. Questa è la sensazione che dà, che siano idee pensate oggi e domani prodotte. Esteticamente è anche una moto bella, però fondamentalmente ha un grandissimo difetto: l'autonomia. Parliamo di 250 km circa. Dal mio punto di vista oggi non siamo pronti a sopportare una tecnologia come quella elettrica, non ne abbiamo la capacità. Uno, per autonomia delle batterie; due, per lo smaltimento; tre, per i tempi di ricarica. Una macchina ha un pacco batterie bestiale perché pesano centinaia di chili, sono tante piccole pile assemblate insieme, a loro volta vengono chiuse in un liquido refrigerante e poste all'interno della vettura o moto che siano. Questo perché sono batterie che, se si surriscaldano, vanno a perdere in maniera importante la loro autonomia, e sappiamo che se una batteria al litio scende sotto l'80% di capacità di ricaricarsi, è una batteria che viene considerata esausta, non più adatta allo spostamento di un veicolo, e quindi questa batteria va a conoscere la sua seconda vita. Finiscono in dei giganteschi edifici dove diventano, insieme a tutte le altre batterie, delle mega power bank, finché poi non arrivano proprio alla fine della loro vita. E lì subentra un ulteriore problema: lo smaltimento. Ad oggi smaltire una batteria agli ioni di litio costa fra 4 euro e 4,50 euro al chilo. Se pensiamo che una batteria di un'automobile va a pesare centinaia di chili, parliamo di migliaia di euro per ogni singola batteria. Per quanto mi riguarda non c'è Tesla Livewire che tenga. Non siamo pronti oggi per affrontare questa tecnologia. Pensate anche a questo: per poter far fronte al cambiamento motori termici, motore elettrico, dovremmo avere minimo 2 milioni di colonnine sparse per l'Europa solo per agevolare questo cambiamento, perché poi ne servirebbero molte di più. Ad oggi ne abbiamo 100.000 sparse per tutta quanta l'Europa, 2.500 mi sembra circa in Italia. Sono un niente. Quindi come si può pensare che questa è una tecnologia? Semplicemente non lo è ancora, anche perché l'energia con cui noi andiamo a ricaricare queste batterie, da dove arriva? Tutta da fonti rinnovabili? No, arriva ancora da centrali nucleari a carbone, perché noi compriamo la nostra elettricità dall'estero, dove producono l'elettricità in questa maniera. Se l'energia non è pulita, se lo smaltimento delle batterie non è ecologico, allora che senso ha dire io ho un mezzo elettrico quando poi in realtà all'origine e alla fine non lo è? Allora è solo per sentirsi la coscienza più pulita, perché fondamentalmente l'inquinamento dei trasporti è in percentuale la parte minore che incide sull'inquinamento. Con questo non voglio dire che non si debba investire in queste tecnologie. Quindi ad oggi, secondo me, comprare un mezzo elettrico non è vantaggioso. Se questa tecnologia esiste già dagli anni 50, già inventata, brevettata, la Fiat, e se da allora non l'hanno mai tirata fuori, non è solo per una questione di interessi, ma anche perché fondamentalmente non era una tecnologia che conviene. Non abbiamo una capacità di generare talmente tanta potenza. Quindi secondo me Harley ha voluto fare un azzardo, ma è un azzardo che pagherà caro, e pagheremo caro anche noi amanti del mondo Harley, perché purtroppo sta perdendo quote azionarie in una maniera bestiale, sta scendendo perché nessuno crede in questo progetto, e infatti si è rivelato un progetto finora quasi fallimentare, perché hanno venduto talmente poche moto da non riuscire a rientrare dei costi. E pensate che un investimento di diverse centinaia di milioni di dollari, ma l'avranno fatta qualche indagine di mercato? Si saranno posti qualche domanda a monte per giustificare un rischio così importante? Oltre a questo si sta buttando sulle e-bike. Non è un'idea sbagliata, non è una cosa da Harley Davidson. Comunque voglio farvi vedere che anche questa è alimentata a cinghia. L'EICMA è pieno di esempi di moto eco-friendly. C'è tutta quanta una parte di là di aziende cinesi che promuovono
loro prodotti elettrici. È indubbia la potenza che un motore elettrico può sprigionare. È sempre, ma sempre, sempre pronta. Pensate alla Tesla, che è una macchina che pesa oltre i 2000 kg, ha un'accelerazione di 2,6 secondi da 0 a 100. È indubbio che in futuro arriveremo ad avere una tecnologia tale da poter fare tutto questo a zero impatto, ma oggi non c'è. Lo sarà per i nipoti dei miei figli. Sono qui in questo stand dove tutti quanti i motorini, scooter, biciclette sono total elettrico. I mezzi elettrici sono veramente belli perché, non avendo un motore imponente, danno libertà di creazione. Poi abbiate pazienza, non c'entra un cazzo. 916, tanta roba. L'Indian non ha nemmeno l'idea di proporre un mezzo elettrico perché non è nel suo DNA. Perché Harley lo fa? Indian, andate a casa loro e diteglielo su. Investiamo su macchine e magari anche moto a biocarburanti. Avremo città che puzzano di popcorn. C'è un cazzo di buco. Non essendoci il motore, ci si può sbizzarrire sul design. Guardate che bella linea sportiva, sicuramente. Piccoli, proprio adatti alla città. Questo è fantastico. Sono assolutamente cinesi. Di questo ne vogliamo parlare? Design veramente discutibile. Qui ci fanno vedere com'è composto. Loro hanno praticamente il motore alla ruota. Qui abbiamo tutto l'alloggiamento della batteria. Senti che rombo, Questa è una tecnologia sempre per ricchi. Possiamo vedere dei veri gioiellini a livello elettrico. Comoda è comoda. Non so se è normale che tutto questo blocco si sposti così. Non è che si inizia molto bene, Non mi dà idea di sicurezza. E esteticamente puoi avere anche il suo perché. Non ci spenderei un euro. No, nemmeno uno. Conclusione di questo video: se io avessi la capacità economica per poter acquistare un mezzo, macchina, moto che sia elettrico, sicuramente non lo comprerei, perché oggi è una moda. Le parole che si sprecano sul mondo elettrico non corrispondono, secondo me ovviamente, a quella che è la realtà. Compro una tecnologia concettualmente a impatto zero, ma che all'atto pratico non è poi così tutta rose e fiori. Sono curioso di provare la Livewire e sentire la sensazione che dà, però poi lì finirebbe, perché riprenderei la strada di casa, aprirei il garage, metterei in moto noise, non lo cambierei con niente. Spero di non avervi annoiato, e se magari avete voglia di approfondire con me qualche argomento, scrivetelo nei commenti e magari realizzerò un secondo video. Intanto vi dico: iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita. Ciao ragazzi!